Eccoci qui, il nostro primo giorno in Costa Rica, tanto atteso e tanto desiderato. Sulla nostra tabella di marcia siamo in ritardo di un anno, ma poco importa. Le esperienze vissute in questo periodo complicato hanno ripagato ogni difficoltà. Come si suol dire, se ti chiudono una frontiera, spesso si apre un portone. Buongiorno, prima notte in Costa Rica, passata in un posto da sogno in questa spiaggia, non c'è nessuno, il mare è abbastanza calmo, ghiacciato perché ieri siamo arrivati e abbiamo sentito l'acqua, è veramente molto fredda. Carlo ieri sera si è incagliato già nella sabbia, volevamo andare in un punto un po' più distante però c'era la sabbia e per fortuna c'erano dei ragazzi che ci hanno aiutato a uscire, sono stati molto gentili, ci hanno offerto anche un sandwich, abbiamo parlato un po' e adesso ci godremo un po' questa spiaggia meravigliosa. Ci siamo alzati molto presto, alle 6, abbiamo una tabella di marcia molto impegnativa qua in Costa Rica perché i posti da vedere sono tantissimi. Un sogno veramente, come ce l'aspettavamo questo Costa Rica. E poi una cosa molto bella è che in spiaggia ci sono tantissimi bidoni della spazzatura. È una cosa banale, però in moltissimi posti del Centro America, nelle spiagge, non si trova neanche a pagare, quindi si vede anche da queste piccole cose quanto ci tengono all'ambiente. Qui è dove abbiamo parcheggiato Nirvan, abbiamo il bidone della spazzatura accanto e guardate la vista, wow, un sogno. Bellissimi questi alberi, tutti intricati, wow. Una scultura. Questa è la vista di oggi. Spettacolo. Vediamo Carlo cosa sta facendo. Allora, com'è questo Costa Rica? È pura vita. Bello, Cioè, proprio bello. Oggi è il primo giorno, siamo più tranquilli rispetto a ieri. E ce la godiamo, ce la prendiamo tranquilla perché la spiaggia è meravigliosa, è bellissimo stare qui. E guardate questa fogliolina a forma di cuore che ci dà il benvenuto. Ora vi porto a vedere dove siamo rimasti incagliati ieri verso le 6:30, 7 di sera, iniziava ad essere già buio. A me sembrava un po' troppo sabbiosa, però Carlo ha voluto rischiare e infatti meno male che c'erano delle persone che ci hanno spinto e quindi siamo usciti tranquillamente. Questo è il punto dove siamo rimasti bloccati ieri, è un po' sabbioso. Solo qua è il punto brutto perché passato questo punto la strada tornava perfetta. Come vi dicevo, guardate quanti bidoni della spazzatura, 1, 2, 3, ogni tot metri c'è un bidone della spazzatura, che è una cosa bellissima, almeno non c'è spazzatura in giro. Qua ce n'è un altro, ovunque veramente. Guardate chi c'è qua.
sono vicinissima e non scappa. Che bello! Oggi ci siamo fermati qui a Liberia, che è una delle città principali della provincia di Guanacaste. Ci troviamo proprio vicino al confine con il Nicaragua. Siamo venuti qui a fare alcune compere, a sistemare alcune pratiche, anche prendere la scheda del cellulare e tutte le cose che ci possono servire durante questo viaggio in Costa Rica. Oggi abbiamo dormito qui, ospiti della polizia di Liberia, che ha vegliato sul nostro super van. Qui c'è una bella telecamera che ha garantito la sicurezza. Questo è tutto un complesso della polizia veramente grande. Pensate che il Costa Rica non ha neanche l'esercito. Diciamo che la differenza tra Nicaragua e Costa Rica già si comincia a vedere in termini di prezzi al supermercato. Poi vi faremo vedere, costa circa tutto il doppio, almeno il doppio. Infatti non per questo viene chiamata la Svizzera del Centro America, ma non solo per questo, anche perché è suddivisa, oltre che in province, in cantoni, che è il secondo livello di suddivisione del territorio, proprio come in Svizzera. Noi qui ci troviamo nel cantone di Liberia, dipartimento o provincia di Guanacaste. Adesso ci stiamo preparando perché facciamo un salto in centro e poi partirà il nostro primo tour qui a nord di Liberia. Andremo a vedere tantissime cose belle. Questa è la moneta locale, si chiamano colones. Qua c'è una banconota da 10.000 colones, circa 15 euro, e guardate sul retro c'è un bradipo bellissimo, speriamo di vederli. Stiamo uscendo da Liberia adesso, che è questa qui. Ci stiamo dirigendo in un posto qui vicino. Oggi stiamo andando in questo posto vicino a Liberia, in delle pozze che sono situate in un fiume. A me sembra che ci stiamo un po' avventurando oggi. Ma sì, sono solo 5 km, dai, è in piano. Questo è uno sterrato da fare lentamente, adagio. Questa qui mi sa che si chiama la foresta tropicale secca, perché mamma mia, la strada, aiuto, perché non piove da mesi qui. Mi sa che siamo arrivati, ma c'è la coda per entrare. Eccoci arrivati, non so perché ci stanno mettendo così tanto. Carlo è preoccupato per il costo. Qua ci sparano 5 euro per l'ingresso minimo. Non sono più i prezzi del Centro America. Finita la pacchia. Ci hanno dato i braccialettini d'ingresso, il parco è costato 1,50 €. Sono organizzatissimi. Aia! Le buche. Hanno pure Instagram, Facebook, tutto. È tutto secco qua perché sta finendo la stagione secca, tra un po' pioverà. Poi proprio terra. Infatti qua nella stagione delle piogge rimane incagliato.
La signora ci ha detto che ci sono varie pozze d'acqua, adesso le andiamo a vedere tutte se ci arriviamo, ovviamente. La strada è terribile, ci sono delle buche, per fortuna non sono molli perché sennò rimanevamo in Italia. Carlo è già stanco, è finita la pacchia. Oh, parcheggio, eccolo! Ci stiamo per tuffare. Ma fa un caldo pazzesco! Speriamo siano belle fresche queste pozze, non vedo l'ora. Questa è la prima pozza, ma una signora ci ha consigliato di proseguire un po' a piedi, che dovrebbero esserci delle pozze ancora più belle, quindi vamos! Che bello, un colore bellissimo! Vai Sirena, guardate che blu qua, incredibile, non sembra reale. Mi devo tuffare? Vai, non sono butta. allenata però. L'acqua è veramente blu, cioè incredibile. Chissà se sarà anche calda. Qua ci sono tutte le famiglie che fanno i picnic. Adesso andiamo a vedere più avanti se c'è qualcosa. Però io già mi tufferei qui. È pieno, eh? Stiamo camminando qui a bordo di questo fiume. Adesso qua sarà un po' difficile. Ma quest'amaca qui, pura vita. Attento che hai tutta l'attrezzatura che se cade in acqua. Aiuto. Attento. Wow. Un blu così non l'avevamo mai visto. Abbiamo visto posti azzurri con acqua azzurra, ma questo blu. Oh, che fresca, è bellissimo. Aiuto, però adesso sono rimasta bloccata io. Lanciamela. No, vado. Ecco. Ma che bel rio! E questo posto mi sa che è proprio nostro. Ce ne appropriamo, mi sa. Ho trovato il posto, ci mettiamo qui. Bello, bello, bello. Non è contenta, vuole continuare a risalire il fiume fino al vulcano. Quando di mezzo c'è un vulcano e poi l'acqua, i colori sono questi qui. Soddisfatta, Sera? Sì, ancora di più tra 5 secondi quando mi butterò in acqua. Praticamente questo è un fiume che crea delle pozze e l'acqua è così azzurra perché ci sono dei metalli tipo l'alluminio che fanno questo colore qui. Temperatura veramente ottima, io non resisto più, mi sa che ci buttiamo. È il paradiso terrestre. Ma adesso mi butto pure io. Attento a non prendere una pietra. Mi butto. Piano che sei alto. Attento. È alta l'acqua? Non lo so. Vediamo. Attento. La GoPro è chiusa? È chiusa. Attento. Facciamo subito una prova perché la GoPro ha imbarcato acqua. Funziona. Funziona bene. Meno male, eravamo già preoccupati. Io intanto qui non smetto di riprendere questo posto incantevole. Veramente, guardate questo albero che cade e lì come si chiude il fiume, è bellissimo. E l'acqua è veramente di un colore... Boh, l'avremmo detto 10 volte, l'avremmo detto. Qua ci sono cicale, grilli, boh, non so.
Andiamo a vedere anche la cascata, saremo rimasti qua tutto il giorno perché è un sogno. Andiamo a vedere prima la cascata, poi mangiamo qualcosa, se riusciremo ad andarcene dalla cascata e poi... Oh, ma non ti manca più il Nicaragua? È passata. No. Vabbè, ogni paese è stupendo a modo suo, quindi ci passa subito la malinconia. È bastante profonda. Sí, tiene que buscar un poquito nada más. De allá. Ahí también. Vai prima tu. Si vuole buttare sera? Ragazzi, più passano le ore, adesso è mezzogiorno, tipo il sole fa risaltare il blu qui che c'è. Ci sono queste famiglie che passano la giornata. Sere, buttati, dai. Prima tu, prima gli uomini, vai. Mi devo buttare? Vado, 3, 2, 1. Claro, sí, ya había venido como 3 veces y nunca me había tirado. Guarda che si butta. Sì. Oh, Madonna! Adesso che si è ripresa la GoPro andremo a portarvi nel canyon di questo fiume, ci sono delle rocce ad arco, quindi andremo a nuotare un po' prima di pranzo perché sono le 2, però è talmente bello che non riusciamo ad andare a mangiare. Ecco ragazzi, quella è la grotta. Sera, sei pronta? Andiamo. Io ti seguo, vai, Ma prima il ragazzo si è buttato da là sopra, cioè. Vabbè ragazzi, si è di nuovo annegata la GoPro. Comunque se funziona sta riprendendo questo spettacolo. Abbiamo preso questi gommoni e siamo andati a vedere, c'è una cascatina lì. Guardate questo albero con queste radici. Bello, bello. Reso conto del posto, ottimo. Bellissimo, torniamo a nuoto e niente, lasciamo qua i gommoni, speriamo che regga questa GoPro che ci sta facendo sclerare. Salutiamo i gommoni. Oggi late lunch, Sono le 4, non riuscivamo a uscire dal fiume, sapete che siamo attratti dall'acqua, ma finalmente ce la stiamo facendo. Qualcosina di leggero, un'insalata, una bella bruschetta. Qua ci sono dei crostini fatti all'aglio, un'insalatina di pomodori, un'insalata mista e poi io mi sto facendo gli hamburger qua. Cioè in realtà la volevo chiamare la bruschetta, non i crostini, però va bene. Vabbè, era una baguette, è diventato... Buono. Gentilissimi, ci hanno lasciato anche qui sul tergicristallo, su delle ricevute, il prossimo posto in cui dobbiamo andare, indicandoci il nome. Bene, noi ci rimettiamo in cammino, è stata una bellissima giornata e adesso accendiamo i motori e andiamo a trovare un posto per la notte, non sappiamo ancora dove andare.